Buongiorno a tutti quanti. Oggi facciamo una rasatura di 24 ore scarse. Usiamo lo stesso rasoio che ho usato ieri. Yates, piastra H, con la stessa lametta Mr. Super Platinum. La differenza è che voglio usare questo qua. Apriamolo. Prima prova che faccio, così vi spiego anche un attimino come lo uso io. Allora, io sono il primo, eccolo qua. Io sono il primo che ama i saponi duri, ok? Però un po' a causa della profumazione molto particolare. Questo è un talco cipria e questo è borotalco puro. Perché questa profumazione? Perché a me mi ricorda l'infanzia, quando mio papà usciva dal bagno e sentivo la scia di borotalco. La cipria perché comunque è la profumazione che quei tempi sentivo anche sulle donne quando si incipriavano ed è una profumazione che per me è evocativa, ok? L'unica cosa che veramente mi collega al passato su questo mondo un po' del vintage, della rasatura tradizionale e di queste sensazioni che per me vuol dire tanto, ecco. Si poteva farlo più duro, sì, questa è praticamente una crema, prima volta che lo uso adesso qua con voi, è una crema. Quindi lo so che è bello prelevare, sono io il primo che si gode a prelevare dal barattolo, però con questa consistenza è difficile. Allora, siccome è un sapone che si scioglie veramente con una facilità mostruosa, anche se è morbido, però non è proprio, come si può dire, una crema tipo una Proraso che è proprio una quasi liquida, è una pasta morbida. Allora io vi consiglio, ne prendete una quantità, ok, un dito. Dopo se serve ne prendete ancora, se no lasciate stare. Lo mettete nel fondo di una ciotolina, ok? Senza aggiungere acqua. No, secondo me non aggiungete acqua, lasciatelo lì così, lo fate piuttosto dopo. Pennello umido, ok? Umido, pennello umido e andate a solo sciogliere il sapone e inglobarlo nel ciuffo. Vedrete che si scioglie subito. Se vedete che resta un po' di sapone o fa leggermente fatica, ci andate ad aggiungere solo 3-4 gocce d'acqua. Non che cominci il montaggio, diciamo, ecco, solo che si riempia bene il ciuffo. Perché sennò rischiate o di avere un montaggio troppo scarico o di avere un montaggio troppo liquido. Guardate, vedete? È passato in viso. Che sia bello asciutto, idratate dopo con calma. Tanto si scioglie anche se c'è qualche minuscolo grumetto che lo vedete, si scioglie immediatamente in viso. Ci mettete acqua, piano piano. Come vedete non ho fatto prove su YouTube, non ho fatto recensioni perché non è un prodotto che io voglio vendere, io non vendo prodotti. Ho collaborato con Andrea per questo set del gruppo. Vi faccio vedere come l'ho ideato e come lo uso io. E dopo chi è nel gruppo e ha avuto la possibilità di averlo se lo potrà gustare e dire la sua. Più avanti farà anche le sue uscite, le sue produzioni dove io non avrò guadagno e non mi interessa averlo e basta e finisce lì. Io non vendo niente a nessuno. Guardate, eccolo là.
Lo so, è un po' un sacrilegio da un lato, doverlo prelevare un po' così, cioè dalle ciotole è veramente difficile purtroppo. Però non ho voluto fare compromessi, ho voluto un prodotto che duri e comunque sia la protezione mostruosa, vi assicuro che uno strato così non lo togliete neanche, ma neanche se vi mettete con tutto l'impegno di sto mondo. Tanto più che una volta, dopo aver fatto questo tipo di montaggio, e avevo solo una piccola prova di aftershave, ho usato un altro aftershave alcolico in abbondanza, perché questo si assorbe immediatamente, e dopo aver sciacquato il sapone dalla faccia, mi venivano tutte le righe del sapone ancora, cioè era andato talmente in profondità sotto i pori, che si vedeva ancora acqua, si può. Basta idratare un po' alla volta, senza fretta. Poche gocce alla volta e potete continuare finché volete, però non metteteci un litro d'acqua subito. Io è già la quarta volta, quinta ormai che idrato. Potete continuare, non è un problema, lui mantiene l'acqua. No, ancora se volete. Guardate, lui mantiene, non c'è nessun problema. Però è meglio prendere un dito e caricarlo direttamente nella ciotola. Bene. Dovete solo caricare, massimo 2 gocce d'acqua per caricare il sapone, basta, e dopo fate tutto il montaggio in viso. Farò un contropelo diretto, perché non ho barba. Ve lo dico, per me sta piastra è esagerata, proprio sul mio viso è esagerata, però vediamo cosa succede. Facciamo i ritocchi. Vedete? Acqua ne potete mettere, ma
aggiungo ancora senza problemi. Importante è che la dosate poco alla volta in continuazione e lui tiene. Logicamente se mi si riapre qualche red point di ieri è normale, cioè nel senso c'avevo ancora la crosticina, quindi quella è una cosa normale. Però intanto il taglio non si è aperto. È veramente una mannaia sta piastra H qua. Dopo più in là ci faremo una rasatura normale. Perché purtroppo i red point di ieri è inevitabile che mi si riaprano. Faccio la passata di cortesia, come si suol dire. Quindi comunque 3 passate. Che dopo vedete, se voi, anche se non avete tanto sapone, ma se voi continuate piano piano, lui mantiene la sua coprenza. Ve lo lavorate bene e vedrete che eccolo là. Di sapone adesso ce n'ho poco, però ok. BBS assoluto raggiunto un'altra volta, non mi si è riaperto questo qua, c'ho solo un paio di red point qui, che sono quelli di ieri. E adesso
splashiamoci questa meraviglia. Io preferisco lo spruzzino perché assorbendosi molto velocemente, guardate il sapone, mi sono sciacquato guardate il sapone, resta ancora il sapone nei pori della pelle. Dopodiché una cosa che per me è fantastica è proprio l'aftershave, perché anche se la rasatura non è perfetta, che magari avete usato un rasoio troppo aggressivo, che come me avete qualche piccolo red point, magari anche qualche irritazione, quando voi mettete l'aftershave dopo 5 minuti è come se non vi foste fatto la barba. E il post rasatura per me, non perché ci ho collaborato, gli ho dato dei miei feedback, le mie idee, dopo io magari su certe cose avrei fatto altro, ma lui ha detto secondo me non vale la pena perché andiamo a fare dei compromessi qua e là, quindi la mia mano c'è fino a un certo punto, però io vi posso assicurare che questo è il post rasatura in assoluto migliore che io abbia mai provato. Questo ve lo posso dire. Sul resto io ho fatto vedere come lo uso. Guardate, piccolissimo sempre il red point di ieri, però zero irritazioni, la botta alcolica non l'ho sentita, questi qua logicamente si aprono perché sono quelli di ieri, però lo riproveremo certamente quando fra qualche giorno mi sono andati via, perché purtroppo quello non ci si può fare nulla. Però la rasatura comunque confortevole e la pelle è da provare, è qualcosa di spettacolare. Secondo me con lo spruzzino lo risparmiate il prodotto, perché ne basta poco, si assorbe subito e vi lascia la pelle ricca di proprietà che veramente ti fanno la pelle uno spettacolo. Ma quanto me lo godo. Spettacolo. Bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video quando faremo una prova approfondita come si deve. Bye bye!